Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È lunedì e quindi è tempo dell'editoriale. Lunedì 11 settembre del 2023, buona settimana, la settimana delle soste nazionali numero 2, ma soprattutto che ci conduce finalmente al ritorno del Milan, del calcio giocato di Serie A, di Champions League. Ma si comincerà, come tutti sapete, sabato, ore 18, c'è il derby di Milano. Prima di ricominciare, o meglio di ripartire con l'editoriale, mi preme ringraziare tutti quelli che hanno visto il video sullo stadio. Grazie, veramente, veramente grazie per le tante view che ha avuto il video, grazie per i tanti commenti, per i tanti like, insomma, veramente di cuore, insomma, veramente, veramente grazie per aver apprezzato il lavoro, ma in realtà è solo questo non il primo sullo stadio, è già il quarto o quinto. Ma è uno dei primi che iniziamo a fare di questo tipo, e quindi insomma vedere che comunque li apprezzate ci rincuora. Troverete molti più video, passatemi il termine, da YouTube, quindi oltre alle dirette, oltre a quelli che sono i contenuti classici della radio, andremo magari un pochino più sullo specifico di qualche argomento tattico, perché vedo che anche qui, grazie davvero per i numeri della stanza di bottoni, continueremo sempre più a parlare di tattica, magari riferito a un singolo giocatore, una singola giocata, una singola partita. Insomma, saremo molto più specifici su alcuni argomenti. Detto ciò, chiudiamo e andiamo a parlare di quello che c'è da dire oggi. Una grande miglioria tecnica, un grandissimo artificio della tecnologia. Eccoci qua, oggi abbiamo addirittura la spalla, da oggi in poi, con l'argomento che andremo a trattare di volta in volta, sottolineato. Il primo sarà questo, eccolo qua, le chiacchiere stanno a zero, un po' di derby presente e passato e di quello che è il Milan attuale. Dopodiché andremo a parlare un po' di infortuni, quindi veri, presunti o di quelli che saranno i nostri giocatori a disposizione per il derby. Controbalzo è una delle prime rubriche che inserirò nell'editoriale, perché come vi ho detto inizialmente, l'editoriale non vuole essere una sorta di lezione privata dove c'è chi ascolta e chi parla. No. Dai commenti dell'editoriale precedente, 4, 5, 6 commenti, insomma, rispetto a quello che ci sarà da dire nell'editoriale della volta successiva, li metterò in onda e li commentiamo insieme, una piccola posta interna all'editoriale. E poi chiudiamo ancora sullo stadio, perché Gazzetta oggi è uscita, anzi oggi, buonanotte, ieri, domenica è uscita con qualche novità ancora. La spieghiamo un po' sia su quanto detto sulla capienza, ma non solo. Partiamo allora, dai, che abbiamo tanto da dire ed è finalmente finita quasi la sosta nazionale. Le chiacchiere sono a zero. Molto diretto, mi aspetto tantissimo dal Milan nel derby. Non tanto perché arriva la quarta giornata e quindi c'è tempo di rimediare, eccetera, ma mi aspetto tanto rispetto agli ultimi derby passati da spalla dell'Inter. L'ultimo derby vissuto in contrapposizione all'Inter, da rivali, la squadra che ha guardato nel dritto per dritto negli occhi la squadra rivale è quello di un anno fa. Non le voglio più vivere né il derby di ritorno, quello vissuto nella paura, nel terrore, in quella sorta di 3-5-2, non commento, né quello di Supercoppa, abbandonati su 80 metri di campo regalando il derby all'Inter, né ancor meno quelli di Champions League, che non si meritavano di essere vissuti, preparati e giocati così. Al di là di tutte le attenuanti del caso, la rosa corta, la condizione fisica, la maggior qualità dell'Inter, eccetera, eccetera, eccetera. Come detto, le chiacchiere stanno a zero, cioè, abbiamo una rosa più forte? Siamo concordi nel dire che abbiamo tutti una rosa più forte? Sì, direi di sì. Direi che abbiamo tutti questa convinzione, quindi da quel punto di vista la rosa si è migliorata e allungata. Dal punto di vista fisico l'Inter c'è sempre stata superiore? Sì, è vero. Ora direi che in gran parte abbiamo pareggiato con i vari Loftus-Cheek, con Ciao in pianta stabile,
con una maggiore attenzione ai piazzati. E anche questo, apro e chiudo parentesi, nel corso della settimana avremo un video dedicato proprio ai 5 piccoli grandi errori che abbiamo commesso nel derby e che assolutamente vanno rimossi da questo prossimo derby di sabato alle 18. Quindi i 5 piccoli grandi errori da non ripetere nel derby li troverete in un video dedicato nella settimana. Ma detto ciò, le chiacchiere, come detto, stanno a zero. Ci siamo presi un po' troppe scuse per quanto mi riguarda. È vero, c'erano delle attenuanti, sono d'accordo con chi le ha espresse, ma da attenuante a scusante per me c'è un mare, che è il mare di aver affrontato un derby di Champions League senza arte né parte, buttati alla mercé dell'Inter, tremebondi, alla prima spallata si va giù, cosa che è successa un po' troppo spesso, quella di prendere gol dall'Inter nei primi minuti, ma insomma voglio rivedere, o meglio, dall'alto di niente, vorrei rivedere un derby vissuto alla pari con l'Inter, a livello di rosa, motivazioni, fisico, tattico, e soprattutto ridare il peso che ha il derby per quello che è, non una semplice partita. Il derby è vero, vale 3 punti, come vale il Milan-Verona che arriverà, come è valsa la partita di Roma e quant'altro, ma i derby indirizzano una piccola grande parte di stagione. È sempre stato così, il derby ha vissuto di quello che è l'abbrivio che ti può dare una vittoria e che può togliere all'avversario, e siccome il Milan e l'Inter, probabilmente insieme al Napoli, forse anche insieme alla Juve, ma insomma, le due milanesi si giocheranno allo scudetto, magari con altri, ma ci sono le due milanesi a giocarsi allo scudetto, prendersi un po' di vantaggio morale quando la stagione sta per iniziare e quindi magari guardare in faccia l'Inter e dirgli: cara Inter, il Milan quest'anno non è quello dell'anno scorso, il Milan di quest'anno se la gioca alla pari sia sulla singola partita che sul lungo periodo, indirizza un pezzo di stagione e non voglio vedere un Milan che ancora una volta si fa bruciare dall'Inter su questo piano. Non possiamo assolutamente permettercelo di ancora una volta rivivere un derby da spalla, non lo voglio vedere assolutamente. Quindi le chiacchiere stanno a zero, siamo migliorati, dobbiamo migliorare e quindi va affrontato un derby in maniera diversa. Numero 2, SOS veri o presunti. Quello di Piercalulu è vero, è un SOS vero. Si è fermato Pierre per un problema muscolare, dall'entità ancora non, diciamo così, capita per intero. Gli esami saranno tra poco. Che vi devo dire, ragazzi? Non ci voleva perché abbinato all'espulsione di Tomori a Roma, che pesa il doppio a questo punto, e alla scarsa condizione atletica di Kier, ma non tanto perché Simon non sta bene, ma perché ha messo nelle gambe poco ancora, pochissimo. E non ci voleva avere un giocatore di quelle caratteristiche come Piercalulu, un giocatore che in parte ricorda quello che perdiamo con Fikayo Tomori sul campo, quindi un centrale bravo ad aggredire, veloce, rapido, che può anche andare a prendere Lautaro Martinez in giro per il campo e non rischiare di essere uno contro uno, magari in una zona dove non c'è un grande supporto di compagni, e ritrovarsi da soli con Lautaro o anche con Thuram. Quindi dispiace, se l'esame dovesse evidenziare una lesione ci dobbiamo mettere l'anima in pace, non ci sarà, perché ormai purtroppo anche da questo punto di vista siamo diventati siamo diventati dei piccoli scusate, grandi esperti. Se c'è lesione non si scappa, sono sempre 15-20 giorni. Se invece è stato un indurimento e quindi si è fermati in tempo e quindi con qualche massaggio, un po' di piscina e quant'altro si riesce a rimettere in tempo, ci sarà. Atteniamo gli esami quindi per Pierre. Per i francesi, le lacrime o comunque la disperazione di Giroud avevano fatto intendere qualcosa di ben diverso. Fortunatamente invece Olivier viene già a Milanello subito, salta l'amichevole a pie pari, quindi non parte nemmeno con la Francia
e sarà a Milanello per preparare il derby, e ci sono ottime possibilità che sia a disposizione di Pioli per l'inizio di gara. E questo piccolo bruciore che ci ha dato l'infortunio di Giroud ci ha fatto capire che davanti, almeno per il momento, con Jovic ancora a scartamento ridotto, anche lui con pochissimo minutaggio nelle gambe, ci ha fatto intendere che davanti ancora, almeno per questo momento di stagione, non siamo messi benissimo, è inutile che ci nascondiamo. Insomma, Okafor la può fare, ma a suo modo. Jovic la potrà fare, ma ancora non è adatto né a giocare in questo tipo di Milan subito, soprattutto a livello fisico. E quindi il piccolo spavento che ci ha dato Olivier ci ha fatto capire che è complicato, lì davanti non è semplicissimo. Però fortunatamente è un SOS presunto. Come è un SOS presunto il problema di recupero di Mike Maignan, non c'è granché da dire, insomma. Mike si è gestito dopo la gara. Su Theo, anche qui rimarrei cautamente positivo. Dalla Francia hanno fatto sapere di magari un piccolo problema al polpaccio, ma niente di che. Siamo anche qui in gestione, quindi alla fine gira che rigira. Non è stata nemmeno la nazionale francese il problema, ma probabilmente sarà il problema fisico di Pierre Kalulu. Prima di andare avanti con Controbalzo, vi chiedo un like. L'ho fatto 2 editoriali fa, non l'ho fatto nell'ultimo perché non mi piace nemmeno essere qui a mendicare like quando in realtà tra virgolette dovrebbe essere quasi qualcosa di spontaneo. Se piace metto like, se no non lo metto. Però credetemi, ci fa una differenza abissale, ve lo dico proprio terra terra, a livello di entrate. Non sembra, ma 1, 2, 10, 100 like, 1000 like spostano molti di più. A livello di entrate non ci fa grande differenza. Siccome non lavoriamo per la gloria, un like a noi sposta. Quindi se apprezzate questo o qualche altro contenuto della radio, mettetelo il like. A volte insomma sembra di chiedere qualcosa di troppo, a me sembra quasi di disturbare, però credete che ci sposta prendere un like, una ricondivisione, un'iscrizione al canale. Insomma, se siete iscritti e non siete iscritti e vedete i prodotti della radio, iscrivetevi, perché tanto anche qui non vi costa veramente niente. So che magari l'abbonamento per alcuni può essere un peso, rinnovarlo, spendere 99 centesimi al mese, insomma quello lo chiedo a chi magari se la sente un po' di più, però un like, un'iscrizione veramente ci fa tanta differenza, credetemi. Vado a Controbalzo. Come detto, Controbalzo è onestamente è il primo nome che mi è venuto in mente per la rubrica di tra me e voi, con i commenti dell'editoriale precedente commentati in quello successivo. Li prendo un po' diversi uno dall'altro per così aiutarci a toccare più tematiche diverse. Vado col primo. Roberto M2338 o 2338. L'unica pecca del mercato è Thuram. L'ho preso perché si parla di derby e quindi mi sembrava corretto, perché se l'altra sponda del Naviglio non avesse preso a 0 lui, non sarebbe riuscito a prendere Pavard. Ti dirò, sono un po' in difficoltà a rispondere, non tanto per Pavard, che avrei preso domani mattina, bel giocatore, forse a quella cifra con un anno di contratto è impegnativo. Però ti dico Roberto, il problema di prendere Thuram a 0 era che chiedeva un ingaggio veramente spropositato, ed era un ingaggio molto simile a quello che prende il suo compagno di nazionale Theo Hernandez, che forse ci appresteremo a offrire a Mike Maignan, e che prende in gran parte anche Rafael Leao, bonus esclusi, quindi prende chi è il top di rosa. E Thuram, che comunque è un bel giocatore, un buonissimo calciatore, niente da dire, non mi sembra però a livello dei nostri big, né a livello di Theo, né a livello di Maignan, né a livello di Rafael Leao, e quindi ci sono degli equilibri a volte da gestirsi e da gestire. Detto ciò,
non dico niente su Thuram, perché tra 5 giorni andiamo in campo contro di lui. Fausto Scordo, caro direttore, argomento settore giovanile Enzo Vergine, qualche domanda a considerazione, detta in tutta umiltà eventuale argomento da approfondire. È vero, hai ragione, lo faremo, perché la nostra primavera merita di essere approfondita quest'anno, ha tanto talento e adesso finisco di leggere e poi vi dico. Considerazione mia, il suo avvento penso sia propedeutico alla seconda squadra e comunque una maggior vicinanza con la prima squadra, processo comunque già in atto, vedi Zeroli, Bartesaghi, Simic, cosa ne pensi? Saluti. Fausto, penso che tu abbia ragione. Come detto, la nostra primavera merita di essere considerata in maniera molto diversa rispetto anche al passato, è considerata in maniera diversa, è stata costruita anche in maniera diversa. Lo vedete, sono tanti giocatori interessanti e che il mister Stefano Pioli si è già preso da parte. Io ho un debole per Zeroli, non da oggi, non da ieri, ma da un po'. Sarà che a me piacciono le mezzali di fisico e di tecnica, come da noi è Loftus-Cheek, come non magari di fisico ma di ritmo lo è Tijani Reinders. A me la mezzala è il ruolo che è sempre affascinato di più e quindi Zeroli per me viene fuori un bel giocatore, come verrà fuori probabilmente Bacune che tolto il problema fisico tornerà. Resterei sulla questione Vergine e quant'altro. Abbiamo bisogno, lo abbiamo visto anche nelle liste, di avere qualche giocatore in più da integrare in rosa, o vi dico proprio in maniera più breve possibile, anche perché no come merce di scambio. È bruttissimo da dire perché si tratta di ragazzi giovani, però a volte fare delle plusvalenze su ragazzi del vivaio aiuta, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. E quindi il Milan la sta considerando molto più che in passato, e forse anche avere un direttore sportivo, perché alla fine questo è in questo momento Geoffrey Moncada, che arriva da un settore scouting legato molto ai giovani, aiuterà in questo processo. Leggo gli ultimi due. Serzak, unica cosa, ma è solo una mia opinione, Musa farà una carriera da mediano interno di centrocampo, la mezzala l'ha fatta finora, ma appena acquisterà una maggiore esperienza il suo ruolo naturale è proprio il mediano. Ci può essere, ci può stare. Lo vedo tanto con tanti chilometri nelle gambe, quindi magari vincolarlo a una sorta di mediano davanti alla difesa non ce lo vedo. Magari mediano a 2 sì, mediano a 2 magari sì. Chiudo con Kenshiro, bei tempi, quando si vedeva Kenshiro. Personalmente continuo a dire che l'Inter è la squadra più forte, il derby sarà molto teso, sarà questione di esperienza. Ma è vero, l'Inter è una squadra un pochino più pronta per l'uso, con un'età media più alta, con giocatori con più esperienza. È vero, però onestamente Milan un po' l'esperienza se l'è cresciuta in casa, passatemi il termine, con Teo, che ormai direi che di esperienza ne ha, è da vendere, Mike Maignan ne ha da vendere, Rafael Leao ha 24 anni e comunque tanti campionati sulle spalle, più ha messo dentro Loftus-Cheek, ha messo dentro Pulisic, insomma credo che il tasso di esperienza, un po' perché ce le siamo fatte sulla nostra pelle, un po' perché siamo andati a prenderla in giro, è migliorato. Devo dare più spazio a Controbalzo, adesso che l'ho fatto lo so, devo dargli un pochino più spazio, devo sproloquiare meno io da solo e dare un pochino più di spazio a voi. Ancora novità sullo stadio, come detto, grazie per aver visto il video, davvero grazie per il video visto, ma come detto anche da Gazzetta c'è qualche novità in più. Non mi piace fare fughe in avanti sullo stadio, quello che so racconto, quello che non so tendo a non dirlo. Io so che in questi giorni, in queste settimane si è lavorato molto, non tanto sull'impianto, ma sull'extra impianto. Anche qui, passatemi il termine, non è inutile lavorare sull'impianto. È inutile farlo se il resto non c'è. Se no si rischia di fare l'errore che si è fatto per San Siro, il nuovo San Siro e quant'altro. Abbiamo lavorato su progetti, su rendering, scusate, su presentare il progetto, lo stadio, gli anelli della cattedrale,
eccetera, e poi a un certo punto ci siamo trovati a non avere le basi, le fondamenta di quello che è il progetto, cioè tutti i permessi possibili e immaginabili, tutti i permessi legati alla viabilità, tutto quello che circonda lo stadio a 360 gradi. Non possiamo costruire uno stadio senza avere questo, e quindi il Milan è su questo che sta lavorando adesso, e sta lavorando molto con Regione Lombardia. Forse non ho fatto passare troppo il messaggio, ma Regione Lombardia è molto collaborativa, davvero molto collaborativa in queste settimane, e sta spingendo tanto per abbattere un po' i tempi della burocrazia. E quindi, come detto, non voglio fare fughe in avanti sull'impianto, è vero, sarà magari più verso i 70.000, io so tra i 65 e i 70, anche per una questione proprio di, diciamo così, di costruzione in sé. Vogliamo fare uno stadio che è più legato a 2 anelli e non 3, per una questione di spazi e una questione di costi. E quindi fare 2 anelli comporta di non poter andare tanto oltre. Si può aumentare rispetto a quei 55, 60, 65 mila che si era un attimo ipotizzato per il nuovo San Siro, visto che l'area è comunque più grande e ha anche a maggior respiro, però oltre i 70 non si potrà andare. E quindi queste, su quello che verrà spostato lì, ovvero museo, store, negozi, ristoranti, eccetera, è vero, ma senza un progetto vero e proprio per le mani. È inutile che lo stiamo qui a commentare, ma come vi ho detto nel video di sabato, non passerà molto tempo che lo potremo fare. Il progetto, se non è alle porte, quasi, quindi tocca pazientare un po'. E chiudo dicendo, capisco anche chi mi scrive, perché ne ho visti di commenti così: tutto bello, tutto giusto, grazie per l'aggiornamento, ma fin quando non vedo non credo. Capisco, forse sarei stato anch'io di questa idea se fossi stato un semplice tifoso. Credetemi, è un po' diverso. C'è di mezzo Icon ora, che è uno dei leader della costruzione di stadi, ma non solo, è leader anche per la progettazione di tutto diciamo così, l'indotto stadio, viabilità, negozi, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un leader che ci sta aiutando tanto, che è leader proprio in quel settore, non solo la costruzione dell'impianto, ma di quello che c'è a 360 gradi intorno. E soprattutto abbiamo il boss di Icon, che si è staccato da Icon per venire qui a seguire solo e soltanto lo stadio del Milan, cioè Team Romani. Penso e spero che farà la differenza questo. Siamo arrivati in chiusura. Io vi ringrazio, come vi dico sempre, lasciate un like, forse sono arrivato oggi, sono lunghissimi, ma insomma, torna al calcio giocato e meritava di essere un pochino più lunghi. Grazie ancora, buona settimana, ci ritroviamo su Radio Rossonera tra poco con Mattino Milan, gli appuntamenti lunedì, stasera in serata. Non vi perdete, se siete arrivati fino a qui, grazie per la pazienza, ma non vi perdete la stanza di Bottoni con mister Emanuele Bottoni, perché andiamo nelle viscere dei vecchi derby per capire cosa possiamo migliorare per il futuro. Grazie a tutti, buon lunedì!